Ho l'onore e l'onere di raccontarvi la città più bella del mondo. Ho deciso che questa è la città più bella del mondo durante questo viaggio e vi dimostrerò scientificamente perché lo è. Al di là degli scorci da cartoline e da selfie, dialogando e assaporando lo spirito del luogo, affondando nella melma della storia, vi mostrerò attraverso i miei occhi l'altra Venezia. Il treno mi ha appena portato sull'isola più bella del mondo, perché usciti dalla stazione Venezia si manifesta di fronte a voi immediatamente come un sogno finalmente raggiunto. Vi racconterò non soltanto l'isola del centro di Venezia, ma le isole della laguna che la compongono, perché in realtà i primi insediamenti derivano proprio da quelle periferie, ma anche le diamo qual è la toponomastica di Venezia, perché è attraverso di questa che si riesce a ripercorrere la storia. Ma adesso scappo direttamente in hotel, perché poi mi dirigerò in un'altra isola, nel Lido, dove ve la racconterò in una maniera inedita attraverso un mezzo che a Venezia è davvero insolito utilizzare. Questo è chiaramente una delle ombre più celebri di Venezia. Uno dei pochi vantaggi di questa pandemia è quello di potersi godere alcuni luoghi altamente turistici in condizioni molto più sostenibili. Ce lo si può gustare quasi in solitudine, quasi. È un 2 stelle, ma è stato ristrutturato recentemente ed è arredato davvero da Dio. Lascio tutto giù e parto, perché poi negli hotel ci sta veramente poco. In questo viaggio Piazza San Marco non ve la so nemmeno raccontare, l'attraverso adesso dritto, spedito come un razzo per andare al traghetto. Il Ponte dei Sospiri? Manco lo guardo, dritto. Ok dai, una sbirciatina. Venezia è una città che si gira solo a piedi o in barca. Tranne che al Lido, dove potete usare anche la bicicletta, e la pedalata che farò adesso mi porterà a Malamocco, quindi da Lido parte la mia esplorazione di quello che di fatto è l'argine della laguna di Venezia, se non cado. Ma non capisco perché non abbiano allestito un tappeto rosso per me. Mostra del cinema di Venezia, altro step fugace, ma io proseguo imperterrito verso Malamocco. L'isola del Lido è completamente diversa da Venezia. Qua ci sono delle villette immerse nel verde, lungo questi lunghi viali alberati, villette di ogni epoca, dallo stile Liberty, stile razionalista del dopoguerra fino a esempi più recenti, con i canali come questo, che sono l'unico elemento che ricorda un po' il fatto di essere nella laguna. Sono arrivato a Malamocco, sto parlando piano, molti mi chiedono a volte perché parlo così piano, ma perché quando entro in dimensioni domestiche tipo questa calle, ed è tra l'altro l'ora della siesta, quindi non c'è nessuno in giro, c'è un gran silenzio, non voglio disturbare, quindi mi adatto il volume della mia voce al contesto urbano. Sì, gente sta mangiando dentro casa, adesso vedo se riesco a trovare un piatto tipico per il pranzo. Allora, attenzione al pranzo, perché abbiamo un pasticcio di pesce, un quartino di vino e queste bussole alla San Pierotta che mi hanno portato come snack iniziale. Pranzo che smaltisco raccontandovi la genesi di questo posto. Ho deciso di raccontarvi Venezia a partire dalle isole più periferiche, perché è proprio in queste che si sono insediati i primi abitanti, i venetici, quando dovettero fuggire dai barbari, dalle invasioni che attraversavano il nord Italia, fuggirono in questi territori che all'epoca erano acquitrinosi, paludosi davvero e impervi. Si nascosero qua contadini, pescatori, e molto presto però le loro speranze di poter ritornare sulla terraferma si assottigliarono e così convertirono quella economia così umile e semplice in una delle più grandi potenze del Mediterraneo, una delle culture più floride d'Europa dell'epoca. E quindi quel territorio insalubre e melmoso fu mano a mano plasmato dall'uomo che, interrando o scavando canali, modellando la conformazione delle terre emerse, crearono il terreno su cui erigere città e borghi come questo, quello di Malamocco, che tra l'altro è stato raso al suolo attorno all'anno 1000, quando ci fu un maremoto che oggi chiameremo tsunami, poi è stata ricostruita.
La storia di queste isole periferiche è la storia delle origini di Venezia, che da un territorio così degradato è riuscita a costruire una delle città più belle del mondo, e forse la più bella proprio perché è di fatto un fiore che è sbocciato dal letame, e tutt'oggi Venezia è una città fragile, come una sottile crosta di pane che galleggia in un bicchiere d'acqua. Andiamo con la biciclettina pellestrina sul traghetto. Questi sono i Murazzi, questa lunghissima barriera lineare lunga chilometri e chilometri lungo Pellestrina, che serve appunto a proteggere la laguna dalle inondazioni, e questo camminamento permette anche di ammirare una Venezia più agricola, perché si vedono tutti gli orti di questa parte più verde della laguna, che rimandano un po' a quelli che dovevano essere i primi insediamenti dei venetici. Quindi se volete trovare degli orti dovete venire qua, mentre la spiaggia in questo tratto è tutta spiaggia libera, attenzione alle buche, è tutta spiaggia libera. E lungo il lido Pellestrina ci sono allineati tutta una serie di borghi colorati con i tradizionali colori pastello veneziani. Questo ad esempio è San Pietro in Volta, che hanno talmente tanto verde, talmente tanti orti, che se non fosse per il fatto che sono affacciati sul mare e sulla laguna sembrerebbero quasi dei borghi di campagna. Ma è arrivato il momento di un tuffo. Avete mai pensato di venire a Venezia per fare il bagno nell'Adriatico, che tra l'altro è bellissima oggi acqua? A chi snobba il mare Adriatico, sappiate che è un mare estremamente ricco dal punto di vista della biodiversità. Ci sono delle correnti che permettono di ripulire costantemente l'acqua, il cui colore dipende soprattutto dall'afflusso dei fiumi. Adesso però pochi aneddoti scientifici. Magnifico. Tornato in sella, mi asciugo al sole e al vento. Per andare da una parte all'altra di Pellestrina, anche i bus salgono sul traghetto. Ci facciamo adesso 10 minuti di attraversata. Come è chiaro dalla sagoma degli edifici, ritorno sull'isola madre. Resoconto della giornata: 30 km in bici, 15 a piedi, una breve nuotata, quindi questa esplorazione di Venezia di un reporter in valigia è più una gara di triathlon, sembrerebbe, però non è ancora finita. Adesso vado in hotel, mi faccio una doccia velocissima perché voglio farvi vedere che atmosfera si respira a Venezia di notte, perché forse non tutti pernottano qua. Squisito come il cibo tradizionale veneziano. Due piatti che aspettavo tantissimo, ovvero due cicchetti, anzi il baccalà e le sardine sour, che avevo assaggiato in Friuli, non so se ve le ricordate, con un prosecco frizzante, lo sfondo del Select con cui mi farò alcuni spritz. Il modo più gustoso di vedere Venezia è quella di lasciarsi perdere. È impossibile mantenere l'orientamento a Venezia, nemmeno i migliori cartografi ci riuscirebbero, perché praticamente ogni strada prima o poi curva lievemente e ti fa perdere completamente la percezione di dove ti trovi. Venezia di notte è un'altra storia, è pervasa da un senso di nostalgia, è a tratti drammatica. È come una scenografia di un teatro che si è svuotata dopo che gli attori e il pubblico se ne sono andati e sono rimaste accese soltanto le luci di servizio. A Venezia non ci sono incroci, non ci sono auto, c'è soltanto il rumore del passo che riverbera tra le calli strette. Una città che vista dall'acqua sembra fatta di carta. E se di giorno è la capitale del turismo di massa, di notte è la capitale della solitudine, una produttrice di silenzio. Una trappola per i pensieri, un labirinto dell'anima, come quello del prossimo episodio.